il Mangistau, un deserto roccioso, duro e arido. Di giorno ci sono 40 gradi, di sera la temperatura scende anche intorno ai 15. Ci sono tantissime piste qui nel deserto che conducono nei vari luoghi. Il paesaggio è così simile che perdersi è facilissimo. Le precipitazioni sono rare ma non impossibili. Questo è un canyon, quando piove si allaga tutto, il fango blocca ogni mezzo motore e quando il suolo si asciuga tutto viene stravolto. Le piste vengono cancellate, nuovi solchi profondi si creano nel terreno impedendo il passaggio. Il paesaggio cambia costantemente qui, non è un luogo affatto da sottovalutare. O ci sei nato e conosci ogni granello di sabbia o devi studiare prima di entrare. Nessuno vive stabilmente qua. L'acqua è un lusso e le infrastrutture anche. Il primo villaggio abitato è a 50 km di distanza. Carichiamo 30 litri di benzina, 120 litri d'acqua, cibo a volontà e prepariamo le tracce satellitari sui nostri GPS. Stiamo entrando nel profondo deserto kazako in autonomia per 5 giorni. Questo sarà un video scenico, ragazzi. La bellezza di questo posto è qualcosa di mozzafiato. Bene signori, siamo qua nel Mangistau, stiamo cercando le varie tracce, abbiamo le tracce GPS, però non sempre corrispondono a dove dobbiamo effettivamente mettere le ruote e andiamo un po' per tentativi, ogni tanto, occhio al fosso, quindi ogni tanto ci sono dei fossi, delle cose su cui stare attenti, però alla fine è una figata. Stiamo camminando tra le formazioni rocciose del Mangistau e sono stranissime. Sono tutti questi funicoli, canyon scavati probabilmente migliaia di anni fa dall'acqua e hanno questi colori, queste venature veramente caratteristiche ed è stupendo. Seguire le tracce satellitari è fondamentale. Nonostante sia un deserto, la navigazione a vista non sempre ti porta a destinazione. Potresti percorrere chilometri e chilometri di vastità per poi trovare la strada sbarrata da un fosso invalicabile anche con un fuoristrada, o peggio, impantanato in pozze fangose periodiche. Signori, è ora di pranzo, quindi ci siamo fermati nel bel mezzo del niente, in questa valle, questo canyon meraviglioso con questi colori bianco e rosso. Abbiamo fermato il mostro qua e adesso attrezziamo un bel pranzetto caldo, perché solo quello abbiamo solo i noodles, non proprio il massimo con 36 gradi, però questo passa il convento. Bene ragazzi, allora abbiamo finito di visitare quel posto surreale e adesso ripercorriamo la strada che abbiamo fatto per venire qua, piuttosto sconfinata e sterminata, e adesso andremo a visitare un deserto di sale. Ok, inculiamo e andiamo sul faccio. Eccoci nel bel mezzo del deserto di sale, appena dopo il tramonto, c'è una pace qui che non vi dico. Adesso stiamo cercando il punto dove andare a dormire, chiaramente non dormiremo sul sale, se no domani mattina ci asciughiamo come, insomma.
Cosa interessante, il deserto di sale è pieno di insetti e animali morti, non riesco a capire come, però sono morti sul deserto di sale. Adesso vi faccio vedere una scena un po' non il massimo. Qui c'è un povero paperotto rimasto letteralmente seccato e imbalsamato dal sale. Io non so come questo possa avvenire, però ragazzi è pieno. Probabilmente gli uccelli si posano, perché comunque questo quando piove diventa uno specchio d'acqua, quindi magari in cerca d'acqua iniziano a bere e poi o rimangono impantanati o non lo so, comunque il fatto sta che ci rimangono secchi ed è veramente pieno. Comunque adesso attrezzeremo una cena. La parte divertente di questo viaggio è che ogni volta stiamo cercando di evitare il cibo piccante, perché nessuno di noi è un grande amante, ci buca lo stomaco a tutti quanti, e puntualmente ogni volta che prendiamo una scatola di noodles sono delle palle di fuoco clamorose. Ma è tossica se no? Dopo aver mangiato i nostri noodles al gusto inferno, siamo andati di nuovo, siamo fatti un chilometruccio a piede verso la distesa di sale per fare le foto alle stelle. C'è un cielo che è una delle cose più pulite che abbia mai visto nella mia vita, veramente non esiste inquinamento luminoso. E insomma adesso siamo tornati, stiamo preparando per andarci a dormire, vorremmo darci una lavata perché siamo pieni di polvere, qui il vento non fa altro che soffiarti polvere in faccia, però appunto nel momento in cui ti bagni poi ti si riattacca tutto addosso, quindi vediamo un attimo come fare. In ogni caso adesso è ora di andare a nanna e quindi buonanotte. Eccoci di risveglio dal Tusbair, ovvero il deserto di sale dove abbiamo passato la notte. E siccome noi abbiamo delle tende estive, hanno molte prese d'aria, tutta la notte il vento ci ha soffiato in bocca altra polvere che si aggiunge a tutta quella dei giorni passati. Non riesco a parlare, faccio veramente fatica, abbiamo tutta la bocca completamente riarsa, asciutta, in più qui siamo in un deserto di sale, quindi immaginatevi un po' le labbra e tutto quanto, che fine fanno? Stiamo iniziando a maturare una certa insofferenza verso il cibo locale acquistato ai supermercati, perché è tutto secco, sembra fatto tutto con la polvere, non c'è grasso, non c'è niente, ti impasta la bocca esattamente come tutto l'ambiente qua. È veramente difficile, quindi stiamo inzuppando. Questi dovevano essere i pangoccioli, ma non so se si vede, le gocce sono solo fuori, se tu apri dentro non c'è assolutamente nessuna goccia, è uno scam incredibile. E quindi niente, adesso lo stiamo inzuppando nel tè per dargli un po' di umanità a questa colazione. Dopo altre ore di strada nell'immensità del deserto, raggiungiamo l'ultima meta del nostro viaggio, una vasta depressione rocciosa nata diversi milioni di anni fa dall'evaporazione di un antico mare. Il tempo e il vento, nel corso dei millenni, hanno modellato il suo fondale emerso, creando un paesaggio di forme surreali, un luogo che sembra appartenere ad un altro pianeta. Siamo arrivati alla fine della nostra strada sterrata e che culmina nel Bojira, che è questa stranissima formazione rocciosa alle mie spalle, ed è stupendo. Sono questi 3 dentoni di roccia, ecco, mi se ne è partita la mia maglia solare, ci sono 40 gradi, fa un caldo incredibile. Dicevamo, sono questi 3 denti di roccia che escono praticamente dal niente in questa landa desolata incredibile, e stiamo andando adesso su un promontorio. Abbiamo una vista a 360 gradi sul niente, solo formazioni rocciose, ed è di una bellezza veramente disarmante. Le 3 guglie solitarie del Bojira sono così perfette che non sembrano naturali. 3 immensi denti di roccia che spuntano dal nulla in un deserto piatto come il mare che c'era una volta. Il tramonto qui era da pelle d'oca e per qualche ora è sembrato veramente di stare su Marte. Di nuovo, lascerò parlare le immagini al posto mio.
Bene signori, ci è saltato il tubo della benzina appena abbiamo preso delle vibrazioni alla macchina. La macchina sta pisciando benzina da là sotto. Non so se si riesce a capire, da lì sotto, quando si gira la chiave, cola tutta la benzina. Almeno è benzina e non olio, quindi niente, vuol dire che non abbiamo bucato la coppa dell'olio e stiamo cercando di capire che cos'è. Riparare un motore in un deserto non è proprio una cosa facile, ma è esattamente il tipo di esperienza che stavamo cercando. Per fortuna avevamo una graffetta e una fascetta da elettricista che ci hanno salvato la vita. Sì, è lui? È lui? È lui! Piscia? Grande! I 5 giorni nel deserto sono stati stressanti. Il caldo e l'arsura durante il giorno rendevano la permanenza veramente difficile, per non parlare poi della polvere che si insinuava ovunque. Ogni singolo oggetto era diventato grigio. Il Mangistau è ancora un posto poco conosciuto, ma talmente bello che non tarderà ad esplodere di turismo. Eppure, forse è proprio questo il suo fascino, la sensazione di essere soli, minuscoli e in costante esplorazione di un luogo ostile ma pieno di meraviglie. E sono proprio gli imprevisti, le difficoltà e il disagio che rende tutto avventuroso ma incredibilmente vero.